Edoardo, ti sei legato alla Roma fino al 2028. Che cosa significa per te questo rinnovo? Per me che sono cresciuto qui significa tantissimo. Questo è il 12° anno che sono qui alla Roma. Ricordo benissimo quando sono entrato, anzi a volte raccontandolo è un'emozione che mi sale e mi tocca molto ancora. Quindi aver rinnovato per me è un'emozione che sicuramente mi darà grandissima fiducia anche per il futuro e quindi sono davvero contento. C'è qualcuno in particolare che vorresti ringraziare? Sì, sicuramente voglio ringraziare in primis la società che mi dà la possibilità di poter continuare questo percorso che dura ormai da una vita e lo fa sempre nel modo per me migliore possibile, no? Mi dà tutto quello che mi serve e per me è davvero una grandissima emozione. Sono qui da 12 anni, come ho detto prima, però ogni anno che passa è sempre un percorso di crescita che continua e quindi sono davvero contento. In questi ultimi 2 anni, quanto è cresciuto l'uomo e quanto il calciatore? Sicuramente l'uomo è cresciuto di pari passo al calciatore, anche perché eh, sono entrato che ero un bambino, adesso sono uomo, quindi man mano che vai avanti acquisti consapevolezza e ti rendi conto di dove sei e quanto sei fortunato ad essere qui. Allo stesso tempo anche il calciatore naturalmente è cresciuto tantissimo perché con i mezzi che ti fornisce la società e comunque le persone di grande spessore che sono presenti qui ti danno una grandissima mano a crescere. Quindi sono cresciuto tantissimo sia dal punto di vista umano che tecnico all'interno del campo. In cosa pensi invece di dover migliorare ancora? Ci sono tante cose su cui posso ancora migliorare. Sicuramente in campo sono cose più tecniche e specifiche, perché credo che una delle mie grandi doti sia una giusta mentalità che è focalizzata sul lavoro costante e quotidiano, credendo io molto nel lavoro, credo che dal punto di vista mentale sono sulla giusta strada. Magari naturalmente su molti aspetti di campo devo migliorare, però mi sto rendendo conto che sto intraprendendo la giusta strada e mi fa davvero tanto piacere che anche la società punti su di me e si renda conto che comunque c'è ampio margine di crescita e c'è un futuro su cui lavorare insieme ed è questa la cosa più importante, perché quando un percorso viene condiviso sia dal giocatore che dalla società, poi alla fine la cosa che accade è continuare insieme perché siamo felici entrambi. Infatti sei ancora molto giovane, ma se dovessi dare un consiglio a un ragazzo che magari ha pochi anni meno di te e si sta approcciando appunto al calcio professionistico, che cosa gli diresti? Se dovessi dare un consiglio ad un ragazzo, forse sì, darei dei consigli dal punto di vista mentale, perché nel calcio in generale, anche dai più piccoli ai più grandi, esistono tantissimi talenti, che tecnicamente, con doti anche fisiche, sono davvero formidabili. Poi però per diventare calciatore e intraprendere questa professione serve anche una mentalità che va costruita nel tempo e che va allenata, senza dubbio proprio, va allenata perché al di là che se cresci mentalmente poi cresci anche all'interno del campo e quindi tecnicamente o fisicamente. Ma poi
ti serve anche per curare il tuo percorso e quindi per vivere al meglio. I banali esempi nel non uscire prima della partita, mangiare bene, alla fine uno pensa siano cose superflue, ma comunque fa parte tutto di un tipo di mentalità che poi porta a fare questo tipo di professioni. Quindi il mio consiglio è comunque di lavorare tanto sulla testa, che è una cosa fondamentale, e come ho detto di lavorare, quindi ogni giorno pensare che si può migliorare ed andare avanti, perché nel calcio è un attimo sia nel eccellere che nell'andare in basso, quindi bisogna stare sempre sul pezzo. In questo tuo processo di crescita, quanto ti ha aiutato José Mourinho, Tiago Pinto e anche i tuoi compagni? Naturalmente questo contratto che firmo è anche merito loro, perché una mia crescita si è vista anche grazie alle possibilità che mi sono state date, a persone che hanno creduto in me. Poi naturalmente sono stato anche io bravo a cogliere le occasioni e a non mollare. Però devo solo ringraziarli, perché sia per le persone che sono che per i consigli che mi hanno dato mi sono serviti tantissimo. E alle porte c'è un mese veramente pieno, ricco di appuntamenti importanti. Sì, sicuramente è un mese molto importante per noi, ma come d'altronde lo sono tutti, nel senso che il nostro tipo di mentalità è quello di guardare partita per partita, e quindi ci rendiamo conto naturalmente che sono partite molto importanti anche con scontri diretti, però il focus è sempre lo stesso, di guardarne uno per uno, con la massima ambizione e la massima voglia di portare a casa 3 punti. E il tuo prossimo obiettivo personale? Il mio prossimo obiettivo personale, se ci penso, sicuramente è quello di consolidare la mia crescita, perché mi sento in continua evoluzione e mi fa tanto piacere questa cosa, però mi rendo conto che c'è sempre da migliorare, quindi è sempre un lavoro su me stesso che voglio fare. Per quanto riguarda la squadra, spero di vincere il più possibile con la Roma, che è quello che ho sempre sognato da bambino, e quindi lavorerò anche per quello. Che sensazione ti dà entrare allo Stadio Olimpico? Una sensazione unica, sicuramente difficile da descrivere. Poi, per esempio, quest'anno stiamo entrando, passiamo sotto la curva, quindi è anche un'entrata particolare che è ancora più bella, quindi quest'anno è davvero bellissimo, ma ti dà una carica passare sotto la curva, poi entrare correndo in campo, ti vengono quasi i brividi quando entri all'Olimpico. Un'ultima cosa che più che altro è una curiosità, come procede la carriera universitaria? Sì, bene sicuramente, perché sto continuando a studiare e credo proceda di pari passo con quella calcistica, nel senso anche lì, ora per esempio a breve avrò un altro esame, anche lì devi stare sul pezzo, perché se no non ti lasciano scampo, quindi allo stesso tempo devo riuscire a dedicarmi a quella calcistica, che è la carriera principale, però sono davvero onorato di poter fare questo tipo di doppia carriera, diciamo, sia quella scolastica che quella sportiva, perché non è banale. La maggior parte delle volte lo sport viene visto come ostacolo alla formazione completa di un individuo, ma secondo me non deve essere così, e credo che comunque
debbano essere perseguite entrambe le cose, perché sicuramente si può fare. Quindi io nel mio piccolo cerco di farlo. In bocca al lupo. Grazie.